Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi abbiamo in riparazione un bel amplificatore della Sony, praticamente degli anni 70. Vediamo, state lì che guardo il modello. Il modello è TA1066 e ora ve lo faccio vedere anche mano a mano che parlo, così potete vedere come è fatto. Mobile di legno, 20 più 20 watt, insomma un amplificatore classico appunto degli anni 70. La differenza rispetto agli altri miei video è che invece di usare i soliti strumenti che di solito vedete alle mie spalle, useremo un oscilloscopio che fa oscilloscopio, multimetro, generatore di segnali della Finirsi, e vedremo come si comporta nella riparazione, se svolge bene i suoi compiti, e questo anche per accontentare chi mi ha detto di vedere nuovi strumenti come possono funzionare. Vi faccio dare un'occhiata veloce allo strumento e poi proseguiamo con la riparazione dell'amplificatore, che fra parentesi ve lo faccio vedere già aperto, poi si richiude, perché pensavo fosse semplicemente una revisione di routine, cioè pulizia potenziometri, smontaggio dei potenziometri e tutto. E poi c'era un piccolo problema, che prenderemo nel video le misure del caso insieme fino ad arrivare a determinare il guasto dell'amplificatore stesso. E perciò, come vi dico sempre, continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Lo strumento arriva nella sua scatola e ovviamente ci danno tutti gli accessori, il cavettino per usarlo come generatore di funzioni, i cavi ovviamente del multimetro che sono anche molto morbidi e la sonda dell'oscilloscopio. E il multimetro ve lo inquadro davanti, alla classica manopola di tutti i multimetri. Ovviamente, come tutti i multimetri moderni, dà rilevazione anche in automatico, fa le diverse funzioni, così è oscilloscopio, così fa da generatore di forme d'onda, ci sono un sacco di forme d'onda. Questa qui è la funzione multimetro che si può usare direttamente in automatico. C'ha anche la funzione di minimo e massimo, che questo è importante perché quando si va a prendere delle misure, l'ultima misura rimane memorizzata sia in minimo che in massimo. Se si ripreme il tasto fa la funzione oscilloscopio e funziona come tutti gli oscilloscopi, e c'ha un menu oltretutto ricco, quello delle misure, dove si può vedere volte picco picco, volte RMS, il duty cycle, la frequenza, il periodo e compagnia cantante. Sicché è uno strumento che consiglio a tutti. L'apparecchio in prova è questo, aperto. Ora guardiamo che problema ha. Gli ho fatto la pulizia di tutta la scheda. Perché? Perché c'erano i commutatori sporchi, delle cose sporche praticamente, sicché ho messo tutto nella pulitrice ultrasoni e da quella via ho pulito anche tutta la scheda ovviamente. Quando l'ho rimontato ho provato un attimo, mi sono accorto che funziona, ma c'è un canale più basso. E allora, come vi avevo accennato, si sfrutterà questo strumento e useremo uno strumento così, e vi faccio vedere come con uno strumento così si può fare tutte le misure praticamente su un amplificatore e su altro. Questo è il mio oscilloscopio che conoscete molto bene, e dopo attaccheremo quell'altro. Vi faccio vedere cosa mi sono accorto che fa. Se accendo l'amplificatore, eccolo qua, come vedete i canali dell'oscilloscopio sono posti tutti e due 5 volte per quadretto, ma un canale messo col volume al punto che è ora, un canale mi dà 2 quadretti, mentre l'altro canale mi dà un quadretto solo praticamente. E come vedete, ora vi faccio vedere, questo è il bilanciamento è posto al centro, sicché bisogna vedere come mai fa questo problema qui, e sfrutteremo lo strumento. Accendo lo strumento, se trovo il pulsante, e lo mettiamo in funzione. Non userò i cavettini questi qui suoi come generatore
di funzioni, questa è l'uscita, questo è l'uscita del generatore di funzioni, questo è l'ingresso dell'oscilloscopio. E ovviamente c'ha gli ingressi dei puntali che sono fra parentesi molto morbidi, con la punta veramente molto fine, quasi a punta, e tornano benissimo. Allora dicevo, non userò il suo cavettino qui, ma userò questo VNC qui, vedete, che è dei miei strumenti, perché così va allo sdoppiatore che ho fatto io, per andare su tutti e due i canali dell'oscilloscopio. Allora, se accendiamo l'apparecchio possiamo scegliere ovviamente cosa fa. Così sarebbe in automatico, fa da multimetro, in questo momento così è da oscilloscopio. Noi dobbiamo regolare il generatore di segnali, il generatore di funzioni, perché ci serve un'onda sinusoidale a una certa frequenza, di solito 1000 Hz per gli amplificatori. Vediamo se inquadro che si veda. Onda sinusoidale, me la fa vedere, perché se scendo mi fa scegliere per esempio un'onda quadra. Ora non ci interessa, ma dopo la sfrutteremo per controllare i toni. Allora, onda sinusoidale 1 kHz, perché vedete 1000, sicché 1000 Hz, 1 kHz. E possiamo scegliere ovviamente il duty cycle, che non ci interessa in questo momento, e la tensione d'uscita. La tensione d'uscita in questo momento, perché è in volt picco picco, io ho messo 0,6 volt picco picco, ma potremmo mettere anche, vediamo se ci arrivo, possiamo mettere, visto che sono volt picco picco, anche un volt picco picco, che diciamo va benissimo per il nostro scopo. È collegato, e in questo momento ora andiamo a vedere con l'oscilloscopio, sempre lui in funzione dell'oscilloscopio, se c'è differenza sui due canali di uscita. Lo setto su oscilloscopio, non su multimetro, così è oscilloscopio. Prendo il suo cavettino e lo vado a collegare all'uscita dell'amplificatore. Noi ovviamente siamo dal davanti dell'amplificatore, stiamo vedendo il dietro. Qui dietro ci sono, diciamo, le boccole di uscita. Ora mi collego a una boccola, mi collego ovviamente il coccodrillo alla massa, e poi facciamo un canale alla volta. Ora mi posiziono su un canale, metto in auto l'oscilloscopio, lui ci pensa un attimo e poi si regola per il miglior segnale. Vediamo che su quel canale lì stanno uscendo 9 volt picco picco. Mi sposto sull'altro canale, che è questo, e come vedete praticamente sono quasi la metà dei volt picco picco. Sicché c'è qualche cosa che non funziona, dobbiamo iniziare a fare, diciamo, delle misure. Inizieremo a fare delle misure come voltmetro, lo stacco come oscilloscopio e lo setterò in voltmetro. Lo possiamo lasciare anche su automatico, perché tanto andiamo a fare delle misure di tensione, va bene così. La prima cosa che andiamo a misurare è se le tensioni su tutte e due le coppie dei transistor finali, se arriva la stessa tensione, perché ovviamente se per qualche motivo non arrivasse la stessa tensione sui finali, avremmo anche una potenza d'uscita ovviamente diversa. Messo il puntale negativo alla massa dell'amplificatore. Allora, qua abbiamo 22,30 volt circa. All'altro transistor ovviamente dovremo avere una tensione negativa, 22,32 volt, sicché diciamo questa coppia di transistor va bene. L'altra coppia di transistor è nascosta da questi fili, vediamo qua, meno 22 volt e mezzo quasi, e su questo ovviamente avremo una tensione positiva e la tensione è simile, sicché non abbiamo problemi di alimentazione dei finali. Vediamo cosa possiamo guardare ancora.
Visto che questo schema ha le tensioni anche riportate, potremo andare a vedere sulla base di Q107 e Q207 se c'è la tensione negativa. Allora, questa è la base di Q207, ci dovrebbe essere una tensione negativa. Infatti meno 21 volt e qualcosa, meno 21 volt e 50. Ora anche sull'altro transistor dobbiamo trovare una tensione negativa. Questa è la base di Q107, invece quell'altro era Q207, questo è Q107. E anche qui abbiamo la tensione negativa, sicché tutti e due i rami sono regolari, perché quello che dobbiamo vedere è che tutti e due i rami siano regolari. Se c'è qualche leggera differenza di tensione dallo schema alla pratica non conta, se è piccola ovviamente. Se ci fosse la metà della tensione bisogna preoccuparsi. Ora andiamo a vedere se troviamo la tensione positiva su Q106 e Q206, se non mi sbaglio. Sempre sulla base, spero di non tappare, ecco la base di Q206 e abbiamo una tensione positiva di 20 volt circa. Ora andiamo a vedere su Q106. Questa è la base di Q106 e anche qui ci troviamo una tensione positiva analoga a quella, diciamo, del suo gemello dell'altro canale. Allora a questo punto direi di passare a qualche misura oscilloscopica, visto che questo strumento fa anche da oscilloscopio, per dare un'occhiata a dove arrivano segnali, dove si fermano e dove si perdono. A questo punto guarderei sull'emettitore di Q103 e Q203, che sono questi due. Fra parentesi, questo è Q103 e questo è Q203, se ci sono delle differenze. Se ci fossero delle differenze andrei a vedere ovviamente se sulla base il segnale che arriva è lo stesso. E questo lo vediamo con la funzione oscilloscopio, perché col tester ovviamente si vede poco e sfrutteremo la funzione oscilloscopio dello strumento. Ora è sempre su multimetro, lo spostiamo su oscilloscopio. Ora siamo su oscilloscopio e andiamo a prendere le nostre misure. Allora intanto andiamo a vedere sull'emettitore di Q203 che segnale abbiamo. Ora si muove perché sono io che non tengo bene diciamo la sonda. E abbiamo comunque un circa 180 mV picco picco sull'emettitore di Q203. Ora andiamo a vedere sull'emettitore di Q103. Emettitore di Q103 e qua abbiamo un segnale di soli 95 mV circa. Sicché qui voglio dire ci arriva un segnale inferiore. Vediamo se sulle basi arriva lo stesso segnale. Allora partiamo diciamo dal canale che è efficiente, base di Q203, segnale di 174 mV e base di Q103, praticamente anche qui 178 mV, sicché c'è qualche problema probabilmente in questo transistor. Lo smontiamo e lo controlliamo insieme. Dissaldiamo il transistor. Eccolo qua. E ora lo proviamo. Lo settiamo come multimetro. Si stavano toccando i puntali. Mettiamolo in posizione prova diodi, prova semiconduttori. Si vede male, però proviamo a vedere. Base, collettore, non deve segnare nulla da questa parte. Vedete, non segna niente. Se io inverto i puntali da questa parte deve segnare. Va bene, vedete? Va bene e va bene. E mentre fra collettore e emettitore non deve segnare niente, sicché all'apparenza questo transistor è buono. Però
potrebbe essere, perché alle volte lo fanno, che i transistor col tempo variano anche il proprio guadagno. Eccolo qua, facciamo una prova, colleghiamo il transistor e vediamo cosa ci dice, diciamo, lo strumentino. Premiamo, mi dà che il transistor è buono, vi avvicino, ma per un transistor pilota, diciamo per un transistor del genere, un guadagno di 33 è veramente basso. Per curiosità smonto anche l'altro e proviamo l'altro. Quello che abbiamo smontato ora è questo, smontiamo l'altro che è accanto praticamente e proviamo quello se ha un guadagno uguale. Ecco, quello di prima era questo, ora togliamo questo e lo proviamo. Lo ricollego, lo riprovo. Il guadagno qui è tutt'altro, sicché vuol dire che con gli anni questo transistor per qualche motivo è invecchiato, ha fatto il suo, diciamo, il suo scopo e è calato il guadagno. Delle volte è successo anche nei transistor che avevo direttamente nei cassettini e ora ne troviamo un altro e lo mettiamo. Allora c'era montato un 2SC 900 e lo possiamo sostituire tranquillamente con un altro transistor sempre di bassa frequenza per piccoli segnali, il BC547B. Ora misuriamo anche il guadagno di questo qui, comunque è praticamente più o meno ha le stesse caratteristiche. Il BC547 è leggermente superiore, diciamo, come tensione di lavoro e come diciamo dissipazione e amperaggio, si sta parlando di milliampere ovviamente, e l'unica cosa che bisognerà stare attenti quando si monta è che le piedinature non sono corrispondenti, sicché dopo vi faccio vedere quando lo monto come lo metto. Io direi di controllare che guadagno ha questo BC547. Lo collego. Sulla carta, diciamo, sono molto simili anche come guadagno, poi ve lo faccio vedere dove l'ho messo. Eccolo qua, l'ho collegato. E infatti abbiamo un guadagno di 3,32 invece che ovviamente un guadagno come quello che non funzionava più, che era mi pare di 40, 50 o giù di lì. Sicché vado a montarlo. Saldiamo. Se andiamo a vedere questo base collettore emettitore, questo che ho montato ha il collettore e la base e l'emettitore poste in maniera diversa, è montato in questa maniera, così abbiamo lo stesso base, collettore e emettitore, ma comunque sia si monta tranquillamente, si monta facilmente e ora direi di vedere se funziona. L'oscilloscopio è settato nella stessa identica maniera, accendo l'amplificatore. Le sinusoidi sono praticamente questa volta uguali e facciamo la prova, ne sposto una sull'altra e vediamo se praticamente si vanno, diciamo, una sull'altra praticamente. Sicché, diciamo, questo problema è risolto. E poi, ora io ve l'ho fatto vedere con questo oscilloscopio, ovviamente si può vedere anche con l'altro strumentino, ma tutte le altre misure si vedranno con l'altro strumento. E questo, se si vede ballare, io con gli occhi non lo vedo, ma mi sembra nella telecamera balli leggermente le tracce, è colpa, diciamo, della telecamera. L'interruttore, come si vede, è spezzato, di qui in poi proseguiva con un tubicino color alluminio,
non so se era d'alluminio quello originale o di plastica, considerando che è rotto. Sicché io ora smonto l'interruttore, questo qui, vedo di smontarlo, provo a tagliare questa parte in eccesso e metterci un pezzettino di tubo di alluminio che simulerà ovviamente il prodotto, diciamo, come era in origine. Questo interruttore viene via piuttosto bene perché c'è solo un perno infilato, basta togliere il perno e poi l'interruttore, diciamo il coperchio dell'interruttore, perché l'interruttore rimane lì, viene via. E io ora lo seguo, vedete ho già segnato con il frontale montato il punto dove arriva il pezzettino del frontale d'alluminio, che è questa riga, si vedrà male. Ora io la seguo, poi la pareggio, ci farò un forellino, lo filetto e ci metto un pezzettino di alluminio che preparerò e che vi faccio vedere. Questa è bachelite, praticamente l'ho forata, l'ho filettata in maniera che ci posso mettere questa barrettina filettata da 3 che ho fatto, e questo è un pezzettino d'alluminio pieno che anche questo l'ho forato, filettato e poi andrà avvitato qui. Ovviamente ci darò anche un goccino di collante per far sì che non si muova più, ma sicuramente tiene di più che del pezzo di plastica. Ora lo so, ci sarà chi lo faceva meglio, che però non pubblica mai video, ma io l'ho fatto a mano praticamente, sicché non ho torni, non ho pinco pallino, e sicuramente meglio che l'interruttore rotto farà la sua figura. Eccolo qua, ora lo monto e poi diciamo, ecco l'interruttore è rimontato. Ora ci presento la mascherina, dopo c'ho da pulirla sicché non la fisso, ma vediamo se ora spunta giusto e se è più bello che vedere una cosa di plastica mozzata. Io direi che la sua figura la fa lo stesso. Ora possiamo fare delle altre misure sull'amplificatore per vedere che alcune cose vadano bene. Per esempio possiamo controllare i condensatori di filtro, che è buona norma dargli sempre una controllata, e lo faremo vedendo sia la tensione di alimentazione, che dovrebbe essere rispetto alla massa più e meno 25 volte circa, già controllando la tensione di alimentazione. Se questa risultasse diciamo troppo differente dalle specifiche, magari ci sta che questi condensatori livellino poco, e già dà un'idea che potrebbero essere diciamo da sostituire. E poi però possiamo vedere i ripple anche sui condensatori, perché questo strumento ovviamente fa anche da oscilloscopio. Proseguiamo. Allora settiamo intanto lo strumento come voltmetro e in continuo ovviamente. Mettiamo un puntale alla carcassa dell'amplificatore, cioè a massa, e con l'altro puntale andiamo a rilevare le tensioni in questo punto qui. Allora come vedete qui praticamente questo è la massa dell'amplificatore, diciamo il centrale delle due alimentazioni, che è la massa. Poi da una parte ci sarà il più e da quell'altra ci sarà il meno. Andiamo a vedere che queste due tensioni siano vicine perlomeno a 25 volt. Ho acceso l'amplificatore, tocco il primo punto e mi dà 24,12, sicché diciamo può andare bene. Vediamo il secondo punto, però prima vi voglio far vedere una cosa. Se io tolgo tensione, se io tolgo il puntale, se vedete qui è rimasta la tensione massima che ho misurato, sicché la posso poi leggere in quel punto lì, e anche quella è una cosa comoda. Ora andiamo a misurare l'altro punto. Qui ovviamente dobbiamo trovare una tensione negativa. Se andiamo a vedere, appunto c'è una tensione negativa di 23,77, sicché diciamo ci siamo, era 24 volte quell'altro, e sicché diciamo va bene più o meno
le tensioni non sono troppo basse rispetto alla norma e nemmeno troppo alte ovviamente. Poi ovviamente, siccome qui c'è la tensione di alimentazione ballerina, e anche queste tensioni qui un pochino variano magari anche da una misura all'altra. Infatti anche dall'altra parte, come vedete, 23,8, mi sposto, non vi faccio vedere che sposto il puntale, e meno 23,8, sì che diciamo ci siamo come misure. Che diciamo le tensioni sono perfettamente simmetriche. Ora vediamolo con l'oscilloscopio che Ripple potrebbe avere. Questo qui è uno strumento, diciamo, costa poco e veramente utile per l'hobbista e anche per chi magari c'ha da portarsi dietro uno strumento che fa da multimetro e anche da oscilloscopio. Ce n'è una versione a 2 canali che la presento in un altro, diciamo, video. Poi intanto guardiamo con questo. Ho messo su oscilloscopio, andiamo a rivedere le nostre misure. Allora vi dicevo che questa è la massa, cioè posso attaccare anche direttamente il coccodrillo, tanto il coccodrillo ci sta. Il puntale del tester l'avevo messo direttamente alla massa perché mi tornava bene. Stiamo attenti quando facciamo queste operazioni a non fare, diciamo, dei cortocircuiti, sicché occhio a quello che si fa. Andiamo a vedere la tensione. Allora, questo è residuo classico, diciamo un Ripple di un alimentatore non stabilizzato, cioè praticamente che ci sono solo i condensatori di filtro e basta. E abbiamo circa 90 millivolt di Ripple e se era un alimentatore stabilizzato erano tanti, ma ai capi semplicemente del condensatore dopo un ponte di diodi vanno più che bene. E questo è da una parte. Proviamo dall'altra. Sposto il puntale. Quando si fa i video ho sempre paura di fare dei danni perché chiaramente non riesco a gestire tutto, magari mi scappa un puntale. E anche qui siamo intorno a 90 millivolt circa, che diciamo come residuo alternata non ce n'è molto. Comunque ora smonto i condensatori e proviamo insieme, diciamo, se il condensatore ha mantenuto la sua capacità. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa per vedere se sono in perdita. Ho spento l'amplificatore, è buona norma comunque andare a vedere sempre che i condensatori non siano rimasti carichi. Con lo scarica condensatori, lo vedete in un video, vedete è carico, questo è anche buon segno e dobbiamo aspettare che si scarichino del tutto. E ripetiamo la cosa ovviamente per tutti e due i rami, sia su questo condensatore qui, poi lo faremo ovviamente anche su questo. Per rimuovere un componente elettronico ovviamente io uso la stazione dissaldante. Chi non avesse la stazione dissaldante può farlo con la pompetta a mano e prima però bisogna che si ricorda, specialmente se sono grossi, diciamo piazzole grosse come questa, di aggiungere un pochino di stagno fresco in maniera che quando lo va a togliere poi viene via bene, si scalda bene. Poi con la pompetta dissaldante è un lavoro che si può fare tranquillamente anche senza chi non dispone, diciamo, di una stazione dissaldante. È un lavoro un pochino meno pulito che farlo con la stazione, ovviamente ha anche un altro costo perché una pompetta costa veramente poco. Se non viene al primo si fa 2 volte. Vi faccio vedere solo che ho rimosso un condensatore, poi ovviamente dall'altra parte si stacca. Se non dovesse venire perché lo stagno a qualche punto è rimasto qui, in un punto è rimasto attaccato, si può riscaldare leggermente per levarlo. Ecco fatto, è venuto. Ora tolgo quell'altro con la stazione magari che faccio prima e proseguiamo. A questo punto commutiamo il nostro strumento nella funzione prova capacità e poi possiamo
o con i puntali, che sono questi, andare a toccare il condensatore, o se no io in questo momento, per praticità, perché dovrò toccare i condensatori e poi farvelo vedere, userò, eccoli qua, una coppia di coccodrilli. Li cambio i puntali e li metto dei puntali con dei coccodrilli in cima. Allora, questi sono i condensatori. Come vedete anche qui c'è il meno da una parte, ovviamente segnato, il più è dall'altra, e questo contatto centrale serve praticamente solo per tenerlo fermo, sicché andiamo a fare la misura qui. A questo punto, comunque, prima di testarli, andiamo a vedere se li abbiamo scaricati veramente. Anche se l'abbiamo già fatto, magari in questo caso qui possiamo usare anche la lama del cacciavite, proprio perché sapevamo che sono scarichi. Se no, quando sono carichi, scaricatele o con una resistenza o con lo scaricacondensatori. Qui abbiamo i due coccodrilli, ora li metto e poi vi inquadro lo strumento. Dovrebbero essere circa 3300 microfarad. Se sono qualcosina meno, ricordatevi, o qualcosina di più, c'è una certa tolleranza. Ne proviamo uno, 3200, sicché diciamo può andare bene. Oscilla fra 3300 e 3200, c'è da stabilizzarsi, perché ovviamente piano piano il condensatore continua a caricarsi. Per avere la capacità diciamo abbastanza precisa bisognerebbe lasciarlo lì qualche minuto. Comunque diciamo ci siamo col primo, provo il secondo, non sto a inquadrare un'altra volta il condensatore. Lo strumento, vedete, ci pensa un attimino, ovviamente parte, segna un attimino più alto e poi vedrete ora fra un pochino cambia valore fino poi a stabilizzarsi se lo lasciassimo qualche minuto. Comunque rientra nelle tolleranze. Per me questi condensatori sono buoni, però se vogliamo vi faccio vedere come poter misurare la corrente di perdita. Ovviamente questo strumento qui non vi fa vedere le ESR, ma insomma una capacità già buona così ci dà delle buone indicazioni. Comunque per misurare le ESR si può usare uno strumento che ora vi faccio vedere. Questo qui è il classico misuratore di ESR analogico. Io l'avevo già costruito tantissimi anni fa, negli anni 90 penso, giù di lì, e poi ho rifatto la versione con lo strumentino nuovo nel 2020. Una versione del mio ESR la potete trovare in un video di MWV Blog, fa l'unboxing e diciamo gli mandai un misuratore di ESR con diciamo il suo logo, fece l'unboxing e diciamo lo scartò e lo fece vedere. Fra parentesi, il circuito è il circuito classico come quello di Nova Elettronica, perché io lo ebbi, fra parentesi, lo schema da un ingegnere della Seleco, perché compravano componenti elettronici, che ne fu dato da una casa che produceva componenti elettronici, e alla fine più o meno lo stesso schema che è quello di Nova Elettronica, né più e nemmeno, diciamo, sì, che lo schema è sempre quello. Comunque allora lo andiamo a misurare, vediamo di toccarlo bene. Deve andare praticamente con questi condensatori diciamo di capacità elevata, si può dire che deve andare in fondo, perché ecco, infatti le SR non c'è. Se segnasse 3 o 6 o quello che è, questi condensatori grossi andrebbero sostituiti. Ovviamente se è un condensatore piccolino tipo 10 microfarad potrebbe essere anche che segna 3 ohm, rientrerebbe sempre più o meno nella tolleranza. Comunque questi condensatori sono buoni, vi faccio vedere senza avere il misuratore di corrente di perdita che ho fatto vedere in un altro video per i condensatori, come possiamo testarlo semplicemente con un alimentatore, chi ce l'ha. Per testare un condensatore che sia in perdita, o abbiamo un prova condensatori, un prova isolamento dei condensatori come quello che avevo fatto vedere in un altro video, oppure se abbiamo per esempio un
condensatore, vediamo se si vede meglio. Questo è un condensatore da 3300 microfarad 35 volt. Sicché se è 35 volt tutti abbiamo, diciamo, magari un alimentatore che arriva fino a 30 volt, questo lo possiamo testare tranquillamente. Diciamo che con un alimentatore da 30 volt, 30-32 volt come normalmente sono in commercio, si può testare anche un condensatore da 50 volt, perché se sono in perdita, insomma, si vede, sono in perdita molto prima della tensione massima. Comunque qui abbiamo appunto 35 volt, io ho un alimentatore da 32 volt, lo possiamo, diciamo, testare, fare un circuitino e usarlo come prova isolamento dei condensatori. Allora si prende l'alimentatore, in questo caso io è 32 volt, l'alimentatore lo uso al massimo, 32 volt. L'alimentatore, ho fatto un disegno che fa schifo ma non ci fate caso. Un cavo dell'alimentatore lo facciamo passare attraverso una resistenza, il valore non è critico, io ho messo 4,70, serve solo per limitare la corrente che va a scorrere poi sia nel tester che nel condensatore, perché se il condensatore poi di capacità è grosso e la resistenza non ce la mettiamo, diciamo, va in overrange il tester, oppure se fosse in corto il condensatore rischiamo anche di guastare il tester. Ovviamente se l'alimentatore ha la protezione la mettiamo al minimo, la protezione in corrente. Comunque passa, diciamo, il più, per convenzione ha messo la resistenza sul più, passa attraverso il tester e va al capo più del condensatore. Il meno va diretto al condensatore. Quando accendiamo l'alimentatore, attraverso la resistenza, attraverso il tester, si carica piano piano il condensatore, il tester segnerà ovviamente una corrente e questa corrente deve calare fino, teoricamente, se il condensatore, come dico sempre, in un mondo perfetto, dovrebbe essere 0, ma insomma se è sotto il milliampere il nostro condensatore, diciamo, va bene. Se è ancora sotto il tipo magari 100 microampere, meglio ancora. Comunque, diciamo, se comincia a segnare 2-3 milliampere il condensatore, probabilmente c'è un po' di perdita. E ora lo vediamo, diciamo, sul posto. Allora, questo è l'alimentatore, l'ho messo al massimo, sicché 32 volt. Vedete, questa è la regolazione della corrente, lo metto subito sopra, diciamo, la soglia di intervento, in maniera che anche l'alimentatore diciamo, scatterebbe la protezione se c'è troppo assorbimento. E ora dobbiamo collegare resistenza e tutto. Qui ci sono i due fili che vengono giù, uno rosso e uno nero. Qui c'è il nostro fantastico strumentino, come vedete l'ho posizionato in milliampere, ci ho messo sempre i cavettini, quelli con i coccodrilli, ovviamente a cose normale come voltmetro sarebbe collegato di qua, e invece come milliamperometro lo devo mettere di qua, ovviamente. E ora vediamo come collegare i fili. Allora, qui abbiamo il filo rosso che viene dall'alimentatore. Prendiamo una resistenza, questa qui ci scorre poca corrente, va bene anche una resistenza piccolina come questa. Se ce l'avete da 1 watt la potete usare da 1 watt, la potenza non è importante, la corrente che scorre è poca, sicché non scalda la resistenza. Sicché cavettino più dell'alimentatore, attacchiamo la resistenza, questo è il più che va allo strumento, lo attacchiamo da questa parte, sicché questo più qui va qua allo strumento. Ovviamente ci rimane il cavettino nero dello strumento, che questo qui non vi sbagliate. Poi ora io lo metto qui un attimino. Dopo c'è il cavettino invece dell'alimentatore che porta corrente dall'alimentatore, è il meno, questo è il meno, e va attaccato direttamente al condensatore sul meno per non sbagliarsi. Avvicino un attimino. Sicché cavo più va al più del tester, e ora lo metto da una parte un attimino. Ovviamente quello che rimane fuori è il cavettino nero,
però dico non vi confondete, perché in realtà questo è un più, perché la corrente, il più, passa attraverso il tester e ce lo ritroviamo qui. Si potrebbe usare un cavettino rosso, però ho lasciato i cavettini come trovate direttamente nel tester. Però quello che esce dal tester, visto che sul tester ci arriviamo col più, sarà un più questo, e il meno ovviamente che viene dall'alimentatore sarà un meno, e lo colleghiamo per primo, e per quello ve l'ho fatto collegare per primo, per non sbagliarvi. Facciamo una cosa per essere ancora più chiari: questo è il cavo che esce dallo strumento. Ovviamente il suo cavo è nero, però io vi ci metto il coccodrillino rosso, così si capisce che diciamo è comunque il più, meno e più, che va al condensatore. Lo colleghiamo al condensatore. Il tester è collegato, ma l'alimentatore in questo momento lo inquadro dal basso, l'alimentatore, vedete, in questo momento è collegato, il negativo, e il positivo c'ho ancora, diciamo, da collegarlo. Lo collego quando vi faccio vedere. Allora, questo è lo strumento, vi inquadrerò lo strumento, perché ovviamente se vi inquadro il condensatore non vedete niente con lo strumento. Sicché il condensatore è collegato, strumento, lo strumento in milliampere in questo momento non sta segnando niente, perché ovviamente non c'è niente da segnare. Attacco la corrente dell'alimentatore al cavetto e vedete che lui va su 30 mA, 40, sta scendendo perché il condensatore si sta caricando. Quando il condensatore è carico ci vuole un attimino di tempo, ci vuole la pazienza, dovreste lasciarlo almeno 5 minuti collegato il condensatore per avere un responso, diciamo, esatto. Se vedete, ora siamo già scesi praticamente, sicché a questo punto questo condensatore è buono, non ha perdita. Se lo lasciamo collegato probabilmente fra 5 minuti sarà sceso ancora di più e segnerà, diciamo, ancora di meno, però sta segnando veramente poco e pertanto questo condensatore è valido. Vi faccio vedere cosa succede se io collego per esempio questo condensatore qui, che so essere in perdita. Stacchiamo questo condensatore che va, ovviamente la prova poi la faccio anche con quell'altro. Questo è un condensatore che è in perdita, lo collego, vi rinquadro il tester. Se io attacco, vedete, sale 3 mA, 4 mA, 5 mA, addirittura sale, perché è in perdita. Ovviamente se ce lo lascio dell'altro, poi questo condensatore fa la botta, sicché come vedete siamo a 8 mA, 10 mA. Ovviamente una perdita così non va bene, non deve assorbire. Un condensatore teorico non deve assorbire niente una volta che è carico. Lo stacco perché sta salendo troppo. Possiamo provarne un altro, per esempio. Attacchiamo un attimo questo è un condensatore da 60 volt, sicché noi lo proveremo con 30, ma vi faccio vedere che se un condensatore è in perdita, anche, voglio dire, alimentandolo con tensione inferiore, ovviamente la segna la perdita. È in perdita non, eccolo qua, è in perdita non tanto, ma comunque sia in perdita. Inquadro lo strumento, do corrente, vedete questo chiaramente è un po' di meno, 2 mA, sta scendendo, però è alto. Diciamo che un condensatore fosse 100.000 microfarad, se assorbe anche magari 3-4 mA potrebbe essere anche regolare, comunque lo trovate sui datasheet. Ma un condensatore come questo che ho messo in prova, che se non mi sbaglio è tipo 250 microfarad, 1 mA e 6, anche se piano piano sta scendendo, non va bene, perché se consideriamo che lo sto alimentando a 32 volt e questo, se detto, è un condensatore da 60 volt,
Ovviamente se già così è in perdita, se mi avvicinassi alla tensione sua massima, ovviamente sarebbe ancora più in perdita. In questa maniera che vi ho fatto vedere potete testare anche l'isolamento, diciamo, dei condensatori in base comunque al voltaggio che tira fuori il vostro alimentatore, e spero di avervi fatto cosa gradita. E con uno strumento come questo, usato come milliamperometro, lo potete fare. Ho rimesso a posto i due condensatori, ora li saldo e poi proseguiamo. Ecco fatto. Un'altra cosa che possiamo fare con questo strumento ovviamente è regolare il bias. Ora mi sono messo sul test point, uno è qua, uno è direttamente qua giù all'uscita dell'altoparlante come specificato nel manuale. Poi il trimmer per regolare il bias io ve lo faccio vedere solo da una parte, uno è questo e l'altro è questo, e vanno regolati dopo un po' di accensione perché si legga sullo strumento 25 mV. Ora l'accendo e lo facciamo andare un attimino. Ora sono 17 mV, 18 mV, 19 mV, vediamo dove arriva e poi lo regoliamo fra, diciamo, una decina di minuti più o meno, che sia 25 mV. È di fuori solo, diciamo, leggermente di 1 mV, che si potrebbe lasciare anche così, ma insomma per scrupolo portiamolo a circa 25 mV. Ecco fatto, 24,9, 25, vedete oscilla leggermente e questo è normale. E ora passo all'altro canale. L'altro canale è di 5 mV sopra, sicché anche questo lo riportiamo a 25 mV. Ecco, ora è a posto anche per il bias. Possiamo ovviamente misurare la potenza, diciamo, in uscita con l'oscilloscopio. L'ho messo l'oscilloscopio, ovviamente la massa attaccata al meno dell'altoparlante, la massa dell'oscilloscopio, e il cavettino l'ho attaccato, diciamo, al lato caldo dell'altoparlante direttamente sulle uscite. Eccolo qua. Poi inquadriamo il nostro strumento, lo mettiamo su oscilloscopio con questo tasto qui, questo, e alziamo il volume e guardiamo quando, diciamo, se ne va in clipping. Quando se ne va in clipping abbiamo raggiunto, diciamo, la potenza massima. Vedete? Qui abbiamo i volt RMS, la frequenza ovviamente è 1 kHz, qui abbiamo i volt picco picco, ma in questo momento a noi ci interessano più i volt RMS. Quando inizia a clippare, tipo ora, inizia a clippare, siamo a 13 volt e 2 circa, 12 volt e 8 praticamente inizia proprio a clippare leggermente, sicché, diciamo, è la potenza massima. Sicché sono RMS, si può fare il conto direttamente, e sono circa 20 watt e 48. 20 watt, diciamo, come dice il manuale praticamente. Eccolo qua. E anche qui abbiamo visto che la potenza massima, almeno di un canale, rientra nelle specifiche. Ora misuro la potenza dell'altro canale. Ho spostato sull'altro canale, alziamo ancora, vediamo se si arriva più o meno dove prima. Anche qui il clippaggio è circa 12 volt, 12 volt e 4, inizia a clippare, sicché più o meno come prima.
Sì, sono circa anche qui 20 watt più o meno. Lasciamo stare i decimali ovviamente, che abbiamo visto anche qui che possiamo usarlo per determinare la potenza, diciamo, dell'amplificatore. Un'altra cosa che possiamo fare è vedere se funzionano i filtri. Ovviamente possiamo farlo con un canale alla volta qui, però ora io vi faccio vedere su un canale e poi sull'altro canale guardo io. Se fosse stato doppia traccia ovviamente uno faceva tutti e due i canali insieme. Allora dobbiamo andare sul generatore di forma d'onda, questa volta ci spostiamo su un'onda quadra e vediamo, torniamo su oscilloscopio, ora dovremmo trovare un'onda quadra, eccolo qua. Se io muovo, per esempio, sto muovendo, vedete qui ora è centrato, muovo il controllo degli acuti, come vedete si modifica la forma dell'onda quadra. Muovo i bassi, ovviamente la forma d'onda quadra si modifica, diciamo, dalla parte opposta, e qui funziona. Se io metto il loudness dovrebbe chiaramente, vedete, anche qui se io metto il loudness si modifica la forma d'onda perché c'è un incremento ovviamente di alcune frequenze. Ecco fatto, e anche diciamo con questo piccolo strumento qui si può vedere anche se i controlli di tono comunque funzionano. Ho collegato direttamente il generatore del piccolo oscilloscopio lì dello strumentino al misuratore di distorsione. Come vedete anche come distorsione è piuttosto bassa e diciamo con l'oscilloscopio lì della Finirsi non possiamo andare a vedere ovviamente la distorsione di un apparecchio, però possiamo lasciarlo collegato all'amplificatore per vedere che distorsione ha l'amplificatore. Ovviamente dovremmo scalarci questa distorsione qui, però siccome è bassa e questo amplificatore lo danno come distorsione circa dello 0,8%, qui siamo 0,07%, la possiamo anche, diciamo, trascurare. Ecco, siamo a 3/4 della potenza massima e siamo a 0,16 di distorsione. Se ci togliamo anche quella del generatore stessa, l'amplificatore, diciamo, ha una distorsione più contenuta di quello dichiarato dalla casa madre, sicché diciamo che per me questo amplificatore qui va bene e non resta che rimontarlo e poi magari faccio una prova d'ascolto. Allora anche questa riparazione è finita e abbiamo riparato quel bellissimo amplificatore della Sony, molto vintage, e l'abbiamo fatto usando, diciamo, uno strumento non professionale come quelli che di solito vedete alle mie spalle, ma come avete visto la riparazione, la taratura e tutto quanto è andato a buon fine anche con quel tipo di strumento lì, perché nella sua semplicità faceva tutte le funzioni che a noi erano necessarie, e così penso di aver accontentato anche chi mi chiede di far vedere appunto strumenti nuovi e come funzionano, come si è già fatto, diciamo, in un altro video. Questa volta lo abbiamo fatto sul campo e poi, diciamo, ho ancora un altro strumento di quel genere lì da farvi vedere, magari lo vedremo in un'altra riparazione, si guarda, diciamo, un attimino. È risultato che quell'oscilloscopio, quel che fa oscilloscopio, multimetro e generatore di funzioni, si è comportato veramente molto bene, bellino anche esteticamente, è preciso perché l'ho provato e è veramente preciso, l'ho provato anche con la mia strumentazione, è più che preciso, rimane, diciamo, nelle caratteristiche dichiarate, anzi qualcosina, diciamo, di meglio, e sicché, diciamo, si può dire che l'amplificatore è stato appunto riparato
usando solo quello strumento lì, a parte misurare la distorsione che l'abbiamo fatto con l'analizzatore audio HP. Il link dello strumento come al solito lo metto in descrizione, così se qualcuno gli interessasse vedere di preciso che tipo di strumento è, lo può andare a vedere direttamente sul sito del costruttore, e spero di avervi fatto cosa gradita. Comunque l'amplificatore è perfettamente riparato. Io a questo punto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti di nuovo!